portrait of addiction is often one of tragedy, young lives cut short, or loners cut off from family and friends. It is a frightening reality, but there are options available for people hoping to gain control of their condition and live a life that isn't dictated by these potent drugs. Addiction is not a death sentence, even though it can seem like one. Not all addicts realize that emerging from dark, destructive periods of opioid addiction to a life fuller and more satisfying than the one they had had before is reachable. Where there is a will, there is a way. Here is Pier Giorgio's story. C'è molto da dire, ma in fondo molto poco, sono giorni tutti uguali. Dunque, io ho cominciato molto giovane, ho cominciato, come credo quasi tutti, con la cannabis, e avevo 13 anni. Perché? Non lo so perché. Però mi è piaciuto e non ho più smesso. E ho cominciato con la cannabis, con gli spinelli, però è stato subito, diciamo, un uso compulsivo, perché di lì a pochi mesi fumavo tutti i giorni, tutto il giorno. Era già allora più o meno l'unica cosa che mi interessasse fare. Io principalmente utilizzavo eroina, cocaina, MDMA, diciamo tutto quello che potessi utilizzare, ma la mia droga di elezione era l'eroina. Ma diciamo che la fase di innamoramento con le droghe dura proprio poco, magari sto parlando di droghe pesanti, quindi quando si comincia ad avere una dipendenza, che è proprio una tossicodipendenza, chi è fortunato magari riesce a divertirsi, a credere di stare bene per 3-4 anni, e poi comincia a diventare un inferno. Io ho provato a smettere con l'utilizzo compulsivo di droghe pesanti tantissime volte, credo di avere smesso più di 30-35 volte in vita mia. Il problema è che quando uno smette, e si dice che sia molto difficile smettere, in effetti non è facile, ma non è poi così impossibile. La parte difficile viene dopo, quando uno effettivamente smette di utilizzare droga, comincia a stare veramente male, il suo corpo non risponde, la sua mente non è lucida, e sembra che non ci sia via di uscita, ed è probabilmente per questo che molte persone poi ricadono nell'utilizzo delle droghe di elezione, insomma. Te l'ho detto, io ho cominciato con l'eroina più o meno tra i 15 e i 16 anni, e la prima volta in cui ho chiesto aiuto, prima ai miei genitori e poi quindi a dei dottori, sono passati 6-7 anni da allora, quindi ci è voluto parecchio tempo. Però una volta che tu fai quella telefonata, in realtà è abbastanza facile, nel giro di qualche giorno sei in ospedale, riesci abbastanza tranquillamente con l'aiuto di medicinali a smettere. Il problema è che dopo un mese e mezzo esci, torni a casa e non stai bene. I problemi che avevi prima ci sono ancora, tutte le dinamiche che prima ti portavano a usare un tipo di droga o l'altro
si ripresentano e tu sei ancora più debole del primo giorno in cui hai deciso di usare droghe per affrontare la tua vita, perché non hai imparato da allora a quel momento a fare senza. Quindi sì. Ma sicuramente hanno influenzato la mia prima volta, insomma, sicuramente se io non avessi conosciuto nessuno che aveva accesso alle droghe non avrei provato, però poi sono andato avanti da solo, insomma. Io ero la persona che poteva andare a comprare la droga da sola e consumarla da solo. Quindi sicuramente il fatto di conoscere qualcuno che ne facesse uso prima di me ha influenzato il mio approccio alla droga, ma credo che sia più un problema della mia personalità il fatto che io sia diventato estremamente tossicodipendente e molti di loro invece no. No, a quei tempi ancora era bello fare uso di droghe tutti insieme. Sì. Eravamo diciamo un nucleo abbastanza forte di una ventina di persone che si ritrovava proprio per fare quello. E poi piano piano siamo cresciuti tutti nella nostra dipendenza, chi con una droga, chi con l'altra. Molti di loro oggi non fanno più niente, qualcuno ancora fuma cannabis tutti i giorni, qualcun altro è morto, qualcuno è qui a parlare della sua, speriamo, ex tossicodipendenza, e in pochi stanno veramente bene. Dunque, no, violento no di sicuro, anche perché la vita sotto sostanze mi ha dato una generale forte debolezza, quindi non avevo energie per fare niente, figuriamoci per essere violento. Però sì, è una vita altamente depressogena, la depressione è tanta, senso di impotenza, di solitudine, è disperazione, direi disperazione. Magari rimane solo un pensiero, magari uno non prova veramente a suicidarsi, e qualcuno lo fa, non tutti, ma sicuramente è un pensiero che hanno più o meno tutti in quella situazione. Si perde molto il contatto con la realtà e quindi non c'è niente che ti piaccia, non c'è niente che ti entusiasmi, non c'è nessuno che ti faccia stare bene. Tu vivi per procurarti la droga, consumarla, annullarti e poi ricominci. Un po' un ciclo come la produzione, no? Compra, consuma e poi muori. Guarda. Dunque, io mi sono sempre un po' arrangiato, nel senso che qualcosina mi arrivava dalla famiglia, qualcosina arrangiavo, insomma. Non sono mai stato un gran delinquente, ma quando hai bisogno di soldi te li procuri. Più avanti invece avevo a disposizione delle somme di denaro, in quanto qualcuno che della mia famiglia è morto mi ha lasciato un po' di soldi. Dunque la mia famiglia è sempre stata a conoscenza del mio problema, mi ha sempre visto. Mia mamma tra l'altro era un medico, ha anche lavorato con tossicodipendenti eccetera, quindi era abbastanza palese, lo vedeva. Però diciamo che la prima volta in cui io mi sono sentito di chiedere aiuto a loro, insomma, avevo credo 21-22 anni, un bel giorno, insomma, io
ho provato a smettere da solo qualche volta, ma senza risultati, e quindi sono andato dai miei genitori e ho detto loro, ho detto, come ormai ben sapete sono tossicodipendente, ho bisogno di aiuto, e loro hanno cercato a modo loro in tutti i modi di aiutarmi. Non è assolutamente facile, insomma. E credo che una persona sia sempre il prodotto dell'ambiente in cui vive, quindi sicuramente le esperienze che uno vive influenzano il suo modo di essere adulto. C'è da dire che ognuno vive le esperienze che la sua mente gli dice che sta vivendo, o meglio, io ti ho raccontato che nella mia famiglia non sentivo molto affetto, non ho mai avuto una famiglia molto unita e penso ancora che sia veramente così, ma probabilmente se tu parli con mia sorella o con mio padre, o se tu avessi potuto parlare con mia madre, ti direbbero qualcos'altro. Ognuno percepisce la sua vita e le sue, come dici tu, avventure in un certo modo. Io le ho percepite così e sono sicuro di averle percepite così, ma non so se posso essere proprio sicuro che fosse effettivamente così. Io so che la mia famiglia mi ha sempre voluto un gran bene, non era quel tipo di bene che forse volevo io, ma nessuno sceglie dove nascere o con chi, con quale famiglia. Ognuno ha delle fortune e delle sfortune, e comunque ognuno vive a modo suo il rapporto con i familiari più stretti. Quindi sicuramente la maniera in cui io ho vissuto ha influenzato la mia tossicodipendenza, ma questo non significa che io creda che la colpa di questo sia della mia famiglia. C'è sicuramente una loro responsabilità, ma la responsabilità più grossa è sicuramente la mia. C'è molto da dire, ma in fondo molto poco, sono giorni tutti uguali, non succede mai niente di nuovo. Ti svegli e stai male, il tuo unico pensiero è quello di usare droghe, non tanto per stare bene, ma per cercare di essere normale. Hai dolori dappertutto, non hai il controllo delle tue viscere, dell'intestino. Ci sono certe mattine in cui veramente ti svegli e ti sembra di morire, magari alcune mattine in cui non sei stato così previdente o fortunato da poter mettere da parte alla sera un po' di droga per la mattina, e allora stai veramente male per ore. Il tuo unico pensiero, il tuo unico bisogno è quello di andare a comprare droga e utilizzarla, e fino a quel momento sei veramente un morto che cammina. Dunque, sono venuto la prima volta perché usavo molti tipi di droghe, stavo cercando un posto in cui facessero una disintossicazione rapida e soprattutto indolore per quanto possibile. Ho trovato su internet i siti di questa clinica che appunto fa effettivamente queste cose, ma non ho avuto un'ottima esperienza con loro. Sono finito nel posto sbagliato, cioè ho trovato questa clinica che si vende molto bene su internet e che effettivamente è molto conosciuta, ma dove non ti danno poi un grande aiuto effettivo. La seconda volta che sono venuto a Belgrado, neanche un mese dopo, perché ero ricaduto, ho conosciuto il dottore che mi ha effettivamente aiutato, e sicuramente mi ha aiutato la medicina che mi ha dato, sicuramente la disintossicazione è stata buona, ma quello che questo dottore mi ha dato più di quello precedente e di quelli precedenti è stato l'aver instaurato con me un rapporto umano. Io e lui ancora oggi siamo amici, ci sentiamo, e non so bene come spiegarlo, ma
lui non mi ha dato solo dei medicinali, mi ha dato fiducia, mi ha dato amicizia, e questo è molto importante, nel senso che sono convinto che per riuscire, una volta disintossicati, a restare sobri, una delle cose più importanti siano appunto le relazioni interpersonali. Sicuramente io sto meglio di prima, ma non mi sento assolutamente avvantaggiato rispetto a chi non ha avuto questa esperienza, anzi ho perso molto tempo, ho perso salute, probabilmente io sono più specialista di tanti altri che non hanno mai provato su questa cosa, ma preferirei non esserlo. È appunto un tipo di disintossicazione indolore, per quanto possa esserlo, nel senso che mentre durante una classica, una normale disintossicazione si soffre un po', chi più chi meno, ma insomma si soffre dai 7 ai 10 giorni, in questo caso si dorme per 2 giorni e mezzo, e quando ci si sveglia si sta bene. Certo, il corpo ha subito un'anestesia e comunque ha addosso tutti gli anni di utilizzo di droghe, quindi non si sta proprio benissimo, ma si evita di soffrire come invece si soffre durante un normale percorso di disintossicazione, appunto. 3 giorni. Dopo questo ti mettono un impianto di questo medicinale, appunto, che è un medicinale a rilascio prolungato, quindi ogni giorno libera nel tuo corpo una certa quantità di sostanza. È una sostanza che blocca i recettori a cui si attacca l'eroina nel cervello, quindi impedisce che anche in caso di utilizzo di droga il tuo corpo senta gli effetti della droga che prendi. Quindi rende impossibile drogarsi, uno è bene o male costretto a restare sobrio, diventa inutile assumere droga. Dunque non è che tu abbia da tornare, è consigliato, e io l'ho fatto, tornare allo scadere di questo impianto, di questo medicinale, per metterne un altro, e poi un altro ancora, e poi dipende insomma da persona a persona. C'è chi può aver bisogno per 1 anno, c'è chi può aver bisogno per 3 anni, c'è chi ha bisogno di metterlo tutta la vita. Sicuramente molto meglio che prima del primo trattamento, però sì, ci possono essere dei casi in cui uno ha delle ricadute, ma io non ho avuto tempo per sentirmi troppo male, nel senso che ho avuto una ricaduta molto, molto corta e sono subito corso ai ripari, insomma, ho chiamato subito per tornare. Ok. Appunto perché ho avuto una fortunatamente molto corta ricaduta, è facile averne, non è assolutamente facile, sì, quando uno fa il trattamento sta bene, e ci si chiede ma perché dovresti tornare a utilizzare droghe, ma come dicevamo prima, appunto i tuoi meccanismi mentali, le tue abitudini sono comunque sempre quelle, quindi in fondo un po' il pensiero che assumendo droga tu possa stare meglio c'è. Si tratta di aspettare che il tuo corpo funzioni di nuovo come dovrebbe, insomma. Adesso sono pulito, non prendo droghe da parecchio, ormai si parla di anni, ho altre cose da fare, ho un bambino piccolo e sto bene, spero che la cosa duri, insomma, non è scontato, ma per quanto riguarda me non ho proprio nessuna intenzione di tornare al punto in cui ero prima, perché sono stato davvero male
è una vita che non voglio più fare, insomma. Questi ragazzi che so benissimo che non è facile ascoltare gli altri, so benissimo che quando si è in quella situazione sembra che non ci sia niente che ci può aiutare. Il consiglio che posso dare io è proprio invece quello di chiedere aiuto. Ci sono persone che sanno fare bene il loro lavoro, anche tante che non lo sanno fare, ma ce ne sono tante che sanno fare il loro lavoro e possono sicuramente aiutarvi a cominciare a vedere le cose in maniera diversa. Credo che innanzitutto una persona tossicodipendente debba decidere in prima persona di voler smettere. Finché uno non decide davvero io voglio smettere, la cosa non è possibile. E poi vorrei dire a questi ragazzi comunque di provare a fidarsi di qualcuno, comunque tentare di avere un approccio con qualcuno che può cercare di aiutarti è meglio che non avere nessun approccio. Ok.